Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Allora, oggi andiamo a parlare di questo bellissimo gioco che ne parlano tutti benissimo e quindi non potevamo mancare a portare almeno qualche contenuto. Poi vediamo, perché stavo portando anche Oblivion contemporaneamente e molti di voi nei commenti mi avete scritto che avete intenzione di giocarli tutti e due. Ovviamente riuscire a fare in tempo reale per entrambi i giochi e le videoguide sarà una cosa impossibile e quindi vediamo un po' quello che ne esce fuori. Clair Obscure Expedition 33 non è soltanto un gioco, è un'opera d'arte viva, misteriosa e a tratti brutale. All'inizio può sembrare scoraggiante, ti senti sperduto e sopraffatto e magari anche un po' frustrato, ma poi succederà qualcosa. Ti ritrovi immerso in un gioco di ruolo profondo che sa premiare la strategia e la sperimentazione. Dunque, oggi andiamo a vedere 10 consigli essenziali e magari qualcuno in più per andare a sopravvivere e brillare in Clair Obscure Expedition 33. Allora, intanto, come prima cosa c'è da dire che bisogna cambiare spesso i membri del proprio gruppo. Questo perché in questo gioco solo i personaggi che partecipano a una battaglia andranno a guadagnare esperienza. Quindi se non li usi restano indietro, quindi non vanno a livellare. E a volte il gioco ti costringe anche ad usarli. Allora, la soluzione per questa problematica è quella di andarli a cambiare spesso. Quindi cercare di tenere il livello del gruppo bilanciato. Una buona notizia è che grindare è molto veloce all'interno di questo gioco, bastano circa 2-3 battaglie per riuscire a salire di livello. Quindi sfruttiamo bene le bandiere di spedizione per resettare i nemici e andarle a ripetere. Secondo consiglio, andare a cambiare anche gli accessori. I Pictos sono più semplici oggetti. Ogni picto, dopo 4 vittorie, sblocca una Lumia, cioè un potere passivo permanente. Ogni volta che trovi un nuovo picto, equipaggialo e vinci 4 battaglie, boom! Nuova Lumia sbloccata e la Lumia possono essere condivise da più personaggi contemporaneamente. Allora, terzo consiglio che devi dimenticare il parry o quasi. Molto meglio andare a schivare. Il brick sarà la tua arma segreta. Il brick è uno stato devastante, meno 20% di difesa al nemico e ti fa anche saltare un turno. Quindi scoprilo, usalo e ribalta le battaglie più difficili. 5. Salire di livello con un piano. Hai oggetti rari per resettare le statistiche, ma non andarli a sprecare. Prima di spendere attributi e abilità, studia bene l'albero, scegli uno stile e vai diritto così. Allora, c'è da dire che le bandiere sono il tuo salvavita. Ogni bandiera curerà il gruppo, ricarica gli oggetti, serve da checkpoint e funziona da mappa alternativa. Ricordati di non andarle a ignorare mai. Le gabbie di vernice valgono ogni secondo. Vuoi un equip leggendario? Allora devi andare a cercare le gabbie di vernice e spara ai 3 lucchetti nascosti nelle vicinanze. Suggerimento: guarda in alto oppure spacca tutto. 8. 8. Combatti i mercanti. Ricordati che i mercanti nascondono oggetti unici. Come puoi ottenerli? Devi sfidarli a duello. Ogni vittoria ti garantirà un potenziamento raro, quindi vale la pena farlo quasi sempre. 9. Fai pace col salvataggio automatico. In questo gioco non puoi salvare manualmente, ma il gioco salva continuamente e su PS5 mi pare che salva ad ogni azione. Quindi se sbagli qualcosa puoi sempre tornare indietro grazie ai 20 salvataggi automatici. Ultimo consiglio, ossia il 10°, ricordati che ogni personaggio ha un segreto, quindi ogni compagno ha un potere unico da andare a dominare. Ecco qualche consiglio rapido. Gustav ha attacchi multipli per caricare l'Overlord. Loon ha la luce e Jolly per ogni elemento. Mael gioca sempre in posizione virtuosa per danni più del 200%. Shell, su boss, carica almeno 10 predizioni prima di andarle a usare. Versus segna i nemici, più danni al prossimo attacco quindi. E Monoko sconfigge i nemici diversi per andare a sbloccare quindi nuove abilità.
Tutto questo ragazzi vi potrà sembrare molto complicato, ma mano a mano che andrò a fare i video cercheremo di capire un po' come funziona questo gioco, perché come avrete già intuito è molto particolare. C'è da dire anche che Clair Obscure Expedition 33, a parte un nome lunghissimo che è anche complicato poi andarlo a pronunciare, ha ricevuto ampi consensi dalla critica con valutazioni elevate su piattaforme come per esempio Metacritic e OpenCritic ed è considerato uno dei migliori giochi del 2025. Vedremo se tutto questo sarà vero. Io spero di sì, perché vedendolo, provandolo, l'ho provato pochissimo, in realtà un quarto d'ora. Devo dire che mi ha colpito perché è molto particolare. Come vedete qui nel video, poi c'è la storia d'amore, credo, tra questi due personaggi e quando siete lì, che vedete queste immagini, siete come avvolti proprio in profonde sensazioni di timidezza, imbarazzo, cioè sentite proprio le passioni dei due personaggi e questo è una cosa molto importante. Comunque ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo gioco, se lo andrete a provare, se lo state già giocando e mi raccomando, se avete qualche chicca o qualche suggerimento fatemelo sapere sempre qui sotto perché per me è una novità assoluta. Rimarrò magari un po' indietro nel giocarlo perché ovviamente faccio fatica a lavorare e anche giocare. Comunque, vi ringrazio per l'aiuto, ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!